Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ancotil Medapharma SpA. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è Ancotil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ancotil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Ancotil? Ancotil è un farmaco a base del principio attivo flucitosina, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico altri antimicotici per uso sistemico. È commercializzato in Italia dall'azienda Medapharma SpA. Ancotil può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Medapharma SpA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe. H. Principio attivo. Flucitosina. Gruppo terapeutico. Antimicotici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Ancotil è indicato per il trattamento delle seguenti gravi infezioni provocate da ceppi sensibili di miceti patogeni. Candidiasi generalizzata, criptococcosi, cromoblastomicosi. Posologia. Infusione endovenosa. La dose giornaliera raccomandata è di 37, 5, 50 mg/kg, da ripetere ogni 6 ore, con una durata di infusione tra 20 e 40 minuti. Durata del trattamento. La durata del trattamento deve essere determinata su base individuale. L'esito della terapia dipenderà dalla sensibilità del microrganismo infettante, dalla sua accessibilità e dalla sua suscettibilità ad Ancotil, così come dalle differenze nelle risposte individuali dei pazienti. Popolazioni speciali. Pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con alterazioni della funzionalità renale le dosi devono essere somministrate ad intervalli maggiori in base ai valori della clearance della creatinina e secondo lo schema seguente. Clearance della creatinina ml/min, dose mg/kg, intervallo tra le singole dosi, ore, oltre 40, 37,5, 50, 6, 40, 20, 37,5, 50, 12, 20, 10, 37,5, 50, 24, meno di 10, 37,5, 50. Determinare la concentrazione di flucitosina nel siero 12 ore dopo la prima dose. Somministrare le dosi successive ad intervalli adeguati per mantenere una concentrazione sierica terapeutica efficace di 25-50 mg/ml. Pazienti dializzati. Ancotil viene eliminato in gran parte con l'emodialisi e la dialisi peritoneale. Per tale motivo, nei pazienti sottoposti a trattamento dialitico, la somministrazione di Ancotil deve essere ripetuta dopo ogni seduta. Pazienti con insufficienza epatica. I pazienti con insufficienza epatica richiedono un monitoraggio accurato. Anziani. Non sono stati effettuati studi specifici. Si raccomanda particolare attenzione alla funzionalità renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Ancotil nei bambini non sono state ancora stabilite. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Somministrazione concomitante di farmaci nucleosidici antivirali, ad esempio ganciclovir e valganciclovir, brivodina, sorivodina e i loro analoghi, inibitori irreversibili dell'enzima di idropirimidina deidrogenasi, DPD, vedere paragrafo 4.4. Assenza totale nota di attività della diidropirimidina deidrogenasi, DPD. Allattamento con latte materno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Stato ematologico e funzionalità epatica. Lo stato ematologico e la funzionalità epatica devono essere determinati prima dell'inizio del trattamento e successivamente regolarmente monitorati, specialmente nelle fasi iniziali del trattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. C'è un'evidenza contraddittoria riguardo l'interazione tra ancotile citarabina, citostatico-citosina. L'effetto antimicotico della flucitosina potrebbe essere indebolito dalla citarabina. Se i due medicinali vengono somministrati contemporaneamente è richiesto vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ancotil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ancotil durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione in uomini e donne. La flucitosina è parzialmente metabolizzata a 5-fluorouracile, che è genotossico e considerato un potenziale teratogeno per l'uomo. Le donne in età fertile in trattamento devono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Durante il trattamento con Ancotil possono manifestarsi nausea, vomito, diarrea ed esantemi. In qualche caso sono state segnalate alterazioni ematologiche, soprattutto anemia, leucopenia e trombocitopenia, come pure un aumento vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non si conoscono casi di sovradosaggio volontario di Ancotil. Nei casi di sovradosaggio relativo, causati da disfunzioni renali esiste, nei pazienti predisposti, un maggior rischio di comparsa di effetti secondari sia come frequenza che gravità. Questi effetti secondari sono comunque di regola rapidamente reversibili con opportuni aggiustamenti posologici o con l'interruzione del trattamento. Proprietà farmacodinamiche. Ancotil è attivo in vivo e in vitro contro Candida, Cryptococcus ed Aspergillus e contro gli agenti della cromoblastomicosi. Dopo essere stato assorbito dalle cellule patogene, viene trasformato in 5-fluorouracile. Proprietà farmacocinetiche. L'emivita della flucitosina è di 5 ore. Essa diffonde bene nei liquidi biologici, compreso il liquido cefalorachidiano. Nei soggetti con funzionalità renale normale, la flucitosina viene eliminata principalmente per via, dati preclinici di sicurezza. La tossicità acuta della flucitosina per OS è stata valutata nel ratto, nel topo e nel coniglio. La DL50 nel topo e nel ratto è 4000 mg/kg. Nel coniglio 300, elenco degli eccipienti: trumetamolo, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.